L'altra cosa che volevo chiederti, Simo, è vorrei tornare con te sulle dichiarazioni di Marotta prima della partita tra Salisburgo ed Inter, perché Marotta si presenta ai microfoni di Prime Video e parla di mercato. E sul mercato, secondo me, qualche piccola notizia ce la dà. Nel senso che la prima frase è quella relativa al mercato di gennaio. Abbiamo degli obiettivi di budget e vogliamo superare il girone, è normale che dobbiamo guardare con fiducia la parte sportiva ed economica. Questo gruppo ci sta dando garanzie per il prosieguo della stagione. Quindi qui io lo interpreto, Simo, a gennaio non si fa nulla ufficialmente, dice Marotta. Che dici? Non si fa nulla in maniera, diciamo, proattiva. Poi se succede qualcosa e oggi qualche sentore di un giocatore è arrivato, magari poi le vie sono potenzialmente infinite, però deve esserci, diciamo, deve essere una conseguenza di un qualcosa che accade magari in uscita, credo io. Ecco, e a questo aggiungiamo un altro passaggio, perché gli viene chiesto di Konaté avversario nella gara appunto contro il Salisburgo, giocatore che già da qualche settimana viene segnalato nei radar interisti, e quando gli viene chiesto se Konaté piace all'Inter, Marotta dice sì. Poi dice non è l'unico, questi giovani sono sul taccuino dell'Inter e di tutte le altre. Questo sì a Konaté secondo me può essere interpretato in due modi. Da un lato confermare effettivamente l'interesse per questo giocatore, dall'altro dire anche un po' un messaggio a chi dice l'Inter non fa scouting, l'Inter non guarda i giovani, dire no, anche noi ci siamo, così come tutte le altre su questi giovani. Non so se tu ci hai letto anche qualche altra chiave eventualmente. No, sono d'accordo. L'unica cosa che mi vien da pensare in maniera più generale è che quando Marotta sul mercato non fa il misterioso, probabilmente anche perché stiamo vivendo una situazione molto più serena dal punto di vista economico-finanziario rispetto a qualche anno fa. E in generale vedo un po' tutta la dirigenza più serena da qualche mese a questa parte. Abbiamo superato la bufera, perché è stata veramente una bufera fino a qualche anno fa, e quindi adesso ti puoi anche un pochino divertire di più, tra virgolette. Poi che l'Inter andrà su Konaté o su qualcun altro non lo sappiamo ancora. Però, insomma, dai, il futuro è un pochino più roseo e quindi anche sul mercato magari possono aprirsi delle porte che interessanti anche in questo senso qui. E attenzione, tu dicevi un mercato di reazione magari, più che di azione, quello di gennaio da parte dell'Inter. Nelle scorse ore, un giornalista turco che si occupa principalmente di mercato, un po' il Fabrizio Romano turco, chiamiamolo così, anche se ad un livello differente di riconoscibilità, ha parlato di Alexis Sanchez dicendo che sarebbe nei piani dell'Inter e del giocatore la separazione a gennaio, comunque probabile addio di Alexis Sanchez a gennaio. Questa notizia emersa oggi, ha fatto un po' il giro. Si è parlato di interessi per Sanchez dall'Arabia Saudita e dal Sud America. Per il momento non ci sono state particolari conferme a questa notizia, che però viene riportata, la registriamo. Un eventuale addio di Alexis Sanchez, Simo, libera uno slot in attacco, uno slot nella lista Serie A, nella lista Champions. A livello di ingaggio non un impatto enorme, quindi non è che fuori Sanchez, dentro un giocatore di livello clamoroso per sostituirlo a livello economico. Però un Inter che si avvia sulla sostenibilità, che perde un giocatore così, magari dello spazio per anticipare anche un colpo che avrebbe pianificato per l'estate potrebbe anche starci. Io ho fatto oggi insieme al nostro Enrico redazione delle ipotesi su dei nomi, basandoci su delle cose concrete, su dei fatti concreti. Prima ti chiedo, prima di fare i nomi e di sapere la tua, ti chiedo che ne pensi tu di un possibile addio di Sanchez, come lo vedi e come vedi anche l'impatto di Sanchez fino ad ora. Allora, io da Sanchez non mi aspettavo tanto di più. Un pochino forse sì, ma nemmeno tantissimo. Me lo immaginavo come terza, quarta scelta. Poi non potevamo immaginare chiaramente un infortunio così lungo per Arnautovic, però questa era la visione. E ho sempre detto, come quarto attaccante a quelle cifre lì di ingaggio, per me, non dico sia un lusso, perché forse è fin troppo, però va bene. Parliamo di un giocatore comunque che il suo lo sa fare, viene a sostituire Correa, che nell'Inter era alla stregua di un fantasma, quindi fare peggio era veramente complicato.
È stata comunque un'operazione un po' particolare, perché poi l'hai mandato via a calci, metaforicamente parlando, 2 anni fa, te lo riprendi, un giocatore anche abbastanza, diciamo elettrico fuori dal campo quando gioca poco, e quindi che poi finisca in maniera così anche, anticipata a gennaio, da un lato non ne sarei troppo sorpreso, dall'altro sarebbe la conclusione perfetta di un'operazione che rimarrebbe un po' nel "non l'ho capita", fondamentalmente, in questi 6 mesi. Non lo so, io dico, prima hai fatto tutto quel discorso, quel preambolo, e a me pian pianino si materializzava in mente il volto di Taremi, perché poi ne abbiam parlato a lungo, e se adesso mi vien fuori la notizia che forse Sanchez va via a gennaio, faccio fatica francamente a non pensare a Taremi. Poi magari non sarà lui, c'è di mezzo anche la Coppa d'Asia, come sappiamo, da capire tutto quanto, però anche per questione di opportunità, un'altra parola che Marotta probabilmente ha incorniciato in camera da letto, in un quadro, ecco, Taremi è una buona opportunità da questo punto di vista. Quindi penso lui, ma non penso sia l'unico, ecco, che l'Inter stia seguendo. Su Taremi hai detto benissimo, è il primo nome in lista perché, come vi dico da tempo, abbiamo conferme dirette del fatto che l'Inter su Taremi c'è ancora. Purtroppo c'è anche il Milan, quindi è una corsa molto aperta ancora, però c'è. Hai detto il primo nome, ti dico gli altri, voglio sapere un po' la tua. Questo è un nome un po' più, diciamo, tra virgolette, fantasioso, nel senso che l'Inter sul taccuino ce l'ha, è stato accostato, però è complesso, e mi riferisco a Guirassy dello Stoccarda, che sembra avere questa clausola rescissoria da 17 milioni e mezzo, addirittura si era parlato di 20, ma dovrebbe essere di 17 milioni e mezzo, quindi diciamo anche abbordabile per quello che non è più giovanissimo, visto che è un classe 96, ma sta segnando a raffica e i gol li paghi molto di più oggi. Si è parlato anche di Broca, anche se smentito ufficialmente da Ausilio, ma comunque rimane sempre nel mirino, rientra però da qualche problema, e è in uscita probabilmente dal Chelsea, non è un nome magari che scalda così tanto. Si era parlato in estate anche di Choupo-Moting, che al Bayern adesso è sempre più chiuso da Kane, anche lui è tutt'altro che giovane, però è un'ipotesi magari da tener lì. C'è un'ipotesi che in estate pure aveva scaldato molti, Boulaye Dia con la Salernitana, che non è messa benissimo in questo momento. Se la Salernitana magari riesce a riprendersi o comunque lui vuole andarsene a tutti i costi dopo che già in estate si era impuntato, può diventare un'opportunità da cogliere eventualmente nel mercato di gennaio. E poi 2 nomi, gli ultimi 2, vi faccio un po' discutere. Da un lato uno lo ritengo molto complicato, che è quello di Ciro Immobile, che sottovoce se n'era già parlato, però è tornato al gol, sembra che si stia riprendendo un po' la Lazio, eventualmente l'addio alla Lazio magari lo pianifica a fine stagione, probabilmente. L'altro è quello di un giocatore che aleggia sempre sul mondo Inter durante l'estate, è quello di Anthony Martial, che è in scadenza di contratto con il Manchester United nel 2024, che non sta giocando moltissimo anche quest'anno, qualche spezzone, 27 anni se non ricordo male anche Anthony Martial, che tra le altre cose rientra in questo discorso anche perché Ausilio pochi giorni fa parlava proprio del mercato della Premier League, dove poter andare a cogliere delle opportunità tra calciatori in uscita. Quindi facendo questo 1+1 di un giocatore che è stato spesso accostato all'Inter, abbiamo messo anche Anthony Martial come opzione. 2 opzioni poi da mettere accanto, quelle di riportare magari in prima squadra 2 giocatori di tua proprietà, Francesco Pio Esposito o Sebastiano Esposito. Diciamo che però se devi sostituire una quarta punta, devono essere pronti a fare la quarta punta nell'Inter, soprattutto nella fase più calda. La parte di semina è la prima parte di stagione, quella di raccolta deve essere la seconda tendenzialmente. Non è semplice per questi 2 giocatori, secondo me, entrare ad avere un impatto subito. Tra questi nomi, Simo, ce n'è qualcuno che ti intriga in modo particolare, quindi? Sì, bisogna prima chiarire da questo punto di vista qual è l'idea ipotizzando che Sanchez vada via davvero, qual è l'idea dell'Inter? Cioè copri questa quarta casella con un simil Sanchez, quindi un giocatore che costa poco, esperto, che puoi inserire praticamente subito, o diciamo ti porti a casa un giocatore che
può essere più un colpo da estate in modo tale da anticipare i tempi e poterci lavorare un po' di più. Se si prende questa seconda via, il nome su cui io andrei, non dico senza dubbi perché poi va testato ad altissimi livelli, però è quello di Dià. A me Dià piace tanto nella Salernitana, mi sembra un giocatore di un altro livello, con tutto il rispetto per la Salernitana, un giocatore ancora nel pieno della carriera, 26 anni. Costicchia, però è anche vero che la Salernitana non credo che più di tanto possa tirare sul prezzo. Se poi riesce a fare il capolavoro di infilarci dentro Sensi, sarebbe il top del top, perché poi anche lì non sarebbe male. Quindi il primo nome che ho pensato è lui. Martial è molto affascinante, però va capito perché è un nome che insomma negli ultimi anni ha fatto anche secondo me perso un po' lo smalto che sembrava avere fino a qualche anno fa. Immobile passerei oltre, i giovani no, hai detto bene, serve uno più esperto, e quindi ecco, dovessi dirtene uno ti direi Dià. E poi sempre Taremi, sai che io su Taremi ho una passione particolare, però questa è la lettura. Nei commenti adesso voglio sapere anche i vostri nomi preferiti, mi raccomando, così li leggiamo e li analizziamo, magari possiamo fare anche durante la sosta degli approfondimenti verticali su questi nomi. Questo tra l'altro è un estratto dalla nostra diretta delle 19:30, per chi ci sta seguendo in differita vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di abbonarvi per sostenere il nostro progetto e recuperare l'archivio di tutte le nostre dirette quotidiane, quindi mi raccomando sostenete il progetto Passione Inter e avete accesso anche a questa serie di vantaggi.